La maggior parte delle filosofie e civiltà antiche indicano il suono o la parola come elemento creante dell'universo, ma è quando il creatore alita sulla creazione che questa prende vita. Dunque, la respirazione è la fonte primaria di vita. Con la prima ispirazione lo spirito entra nell'essere vivente, con l'ultima ispirazione invece lo spirito esce. La respirazione è il processo fisiologico più importante della macchina biologica. Senza cibo è possibile vivere per molti giorni, senza acqua anche per qualche giorno, senza sole addirittura per anni, ma senza respiro solo per qualche minuto. La respirazione ha una doppia funzione: vegetativa, ovvero incosciente, e volontaria, ovvero cosciente. È una funzione ritmica che si compone di due fasi: inspirazione ed espirazione. La respirazione è l'esempio di quella che è la legge della polarità che governa l'universo. L'alternanza delle due fasi crea un ritmo, dove un polo produce l'altro. Se smette di esistere uno, smette anche l'altro. Il respiro ci rapporta con tutto. L'aria che respira una qualunque forma vivente è la stessa che respiriamo tutti quanti. La respirazione è simbolo di contatto e relazione. Infatti, il polmone è il nostro maggior organo di contatto, avendo una superficie totale di circa 70 metri quadrati. Poi viene l'epidermide, con una superficie che va da 1 a 2 metri quadrati. Pelle e polmoni sono gli elementi che ci mettono in contatto con il mondo delle relazioni. L'epidermide è il contatto stretto e diretto, è volontario, è molto intenso, poiché sono io che decido se voglio abbracciare una persona oppure no. I polmoni sono il contatto indiretto ma coattivo. È un contatto quindi inevitabile. Eruzioni cutanee ed asma esprimono lo stesso problema di contatto e di rapporto. Il respiro è sinonimo di libertà. Infatti, col primo respiro noi ci rendiamo liberi dalla madre e diventiamo così autonomi. Il primo respiro è anche il primo contatto con la dualità. Il bambino, appena venuto alla luce, sperimenta il concetto di pieno e vuoto. Noi non sappiamo respirare, ma perché? Quando è che ci accorgiamo infatti del nostro respiro? Quando il respiro è corto, quando ci manca il respiro, quando abbiamo un nodo alla gola, durante un attacco di panico oppure quando abbiamo le vertigini, nella sensazione di claustrofobia e quando siamo fortemente arrabbiati. È soltanto in questi e in altri casi simili che siamo consapevoli tra le tante azioni meccaniche che respiriamo pure. Circa il 95% del tempo lo trascorriamo quindi inconsapevoli del nostro respiro. Una domanda utile è: stiamo respirando correttamente o stiamo effettuando un semplice gesto meccanico come quello di mangiare ciò che troviamo, urinare e defecare? Azioni spesso trascurate nella loro fondamentale utilità. Ma quando abbiamo iniziato a respirare e perché? La risposta è: al momento della nascita. È stato però un momento traumatico, abbiamo cominciato una nuova avventura già con un vizio di forma, la respirazione errata, e questo vizio lo portiamo avanti da anni, qualcuno addirittura per tutta la vita. Ma comprendiamo meglio queste affermazioni. Nei 9 mesi di gestazione, nutrimento, sangue ed energia arrivano tramite la placenta e il cordone ombelicale. Mano a mano che passano i mesi, gli organi si costituiscono. L'ultimo a formarsi è quello polmonare. Al momento della nascita, ecco il primo respiro autonomo fatto con i propri polmoni. È un momento molto intenso, addirittura che spaventa, perché fino a un istante prima l'ossigeno che serviva arrivava dalla placenta e quindi tutto fluiva. Nel taglio del cordone ombelicale siamo stati messi in pericolo di vita e abbiamo pianto. Inoltre, con questo taglio siamo caduti in un ulteriore pericolo di vita, poiché privati del 30% del sangue, che rimane nella placenta e nel cordone. Per rendere naturale e non traumatico il momento della nascita, bisognerebbe aspettare il distacco naturale e graduale della placenta, come fanno gli animali. Ed è così che per tutta la vita ci ritroviamo a vivere momenti che tolgono il fiato. Dal blocco del respiro al rilassamento, cioè quando il respiro è fluido, ci sono tutta una serie di passaggi da compiere. Un respiro rilassato rende consapevoli.
Noi diamo per scontata la respirazione come d'altronde altre funzioni fisiologiche e vitali. Ne consegue che manteniamo in vita la macchina biologica, quindi respiriamo per sopravvivere, ma la respirazione ha scopi più elevati, relazionati con lo spirito e la spiritualità. Ma come avviene la respirazione? Sinteticamente, tutto ha inizio nelle cavità nasali, dove l'aria penetra ed è filtrata per trattenere batteri e polveri sottili. Inoltre, l'aria viene riscaldata e umidificata. Questi vantaggi però li perdiamo respirando con la bocca. Da qui poi l'aria passa nella laringe che ha due compiti: proteggere le vie aeree inferiori dalle sostanze estranee e contribuire alla fonazione. Filtra e umidifica ulteriormente l'aria. È importante che la muscolatura laringea sia decontratta, altrimenti si rivelano problematiche di scambio gassoso. La respirazione si ripercuote anche nella fonazione, cioè nella voce, nella base di tutto lo sviluppo linguistico. In un precedente video sul DNA e i geni modificati ho spiegato infatti la correlazione. Il passaggio successivo prevede l'ingresso nella trachea, che consente un'autopulizia delle vie respiratorie, e da qui l'aria poi entra nei polmoni. In media l'adulto compie circa 16 atti respiratori al minuto, un adolescente 20 e un bambino circa 40. La variazione in numero e profondità degli atti respiratori dipende dal fabbisogno individuale di ossigeno e dalla capacità di respirare in modo adeguato e corretto. Fornisco alcuni dati generici di consumo di ossigeno. Quando dormiamo, circa 280 litri orari, star sdraiati 400, in piedi 4,50. Quando camminiamo circa 1000 e quando andiamo in bicicletta circa 1400. Il nuoto 2600, l'arrampicata 3100 e remare circa 3600. Noi respiriamo circa 12.000 litri di aria al giorno, di cui 2.550 di ossigeno. Ogni ispirazione sono circa mezzo litro di aria. Ma come facciamo a respirare correttamente? La respirazione innanzitutto consta di due fasi: l'inspirazione, dove incameriamo aria e i polmoni sono privi di muscolatura, perciò si avvalgono dell'ausilio di muscoli esterni che aiutano il processo della respirazione. La seconda fase è l'espirazione, dove si eliminano anidride carbonica, scorie e tossine. Respirare consapevolmente migliora la qualità della vita, rispondendo efficacemente allo stress, alla malattia e alla tensione. Il respiro è un alleato, rafforza. Nella fase di ispirazione introduciamo energia, nell'espirazione invece eliminiamo tossine e negatività. Imparare a respirare in maniera consapevole è il primo passo per rendere efficace questo gesto. Siamo talmente inconsapevoli che continuiamo a respirare male, eppure una respirazione efficace risolve molte patologie. È un atto involontario che può essere gestito volontariamente. L'apparato respiratorio rappresenta gli scambi tra interno ed esterno, rappresenta la legge di polarità, l'equilibrio tra dare e avere. La comunicazione avviene tramite le vie respiratorie e l'aria che entra è simbolo di vita che viene distribuita tramite il flusso sanguigno alle nostre cellule. Rappresenta anche il bisogno di spazio e di autonomia, il bisogno di aria. L'aria è uno dei 4 elementi che costituiscono il tutto insieme a acqua, fuoco e terra. L'aria infatti rappresenta lo scibile umano, la comunicazione, l'intelletto, il respiro cosmico, gli spostamenti e anche il volare. Una respirazione corretta indica un equilibrio di questi aspetti dell'esistenza. Un disequilibrio invece genera problematiche in questo senso. Quali sono invece gli effetti di una respirazione efficace? Respirare bene consapevolmente comporta tutta una serie di effetti collaterali positivi. La felicità, la longevità, una maggiore consapevolezza, una gestione corretta delle emozioni, ma anche migliore salute, migliori relazioni sociali, la gioia di vivere, il miglioramento delle prestazioni atletiche e anche una maggiore disintossicazione, fino a circa il 70% in più. Ma andiamo a vedere anche alcuni consigli. Starnutire e tossire è utile a liberare le vie aeree, perciò non trattenerti mai o smorzare questa azione.
Ridere aiuta a rilassare il diaframma, quindi vivere meglio le emozioni. Quando parli, fai le giuste pause. Il discorso sarà più fluido, emetti suoni migliori, ti stanchi meno e aumenta l'attenzione degli interlocutori che capiscono meglio le parole pronunciate. Stirati e sbadiglia se necessario, scarichi la tensione accumulata liberando la respirazione da forme di ristagno. Tieni la finestra aperta quando dormi per il ricambio d'aria. La macchina biologica infatti si rigenera durante il sonno e abbiamo bisogno di circa 75 metri cubi orari di aria. Se cala, il quantitativo fa soffrire l'organismo portandolo ad autoavvelenamento. Cambia continuamente l'aria degli ambienti chiusi dove stazione, vale la regola precedente, in contrario deperisci senza accorgertene. Le cellule normali e funzionanti richiedono ossigeno per sopravvivere. Se private hanno due scelte, morire o mutare in cellule cancerogene, le quali sopravvivono in assenza di ossigeno. Le persone sane possiedono nel colon batteri aerobici, i cancerosi hanno invece batteri anaerobici. Il colon è collegato direttamente alla bile, dove gli acidi reagiscono con i prodotti metabolici dei batteri anaerobici, formando così degli acidi tossici e cancerogeni. Questi vengono mandati al fegato per detossificare, ma senza esito. Il fegato allora li manda in circolo nel sangue, avvelenando così l'organismo. Andiamo a vedere alcune patologie collegate alla respirazione. Una respirazione ovviamente errata. L'asma. L'asma è tra le patologie più diffuse legate alla respirazione. È definita come un'improvvisa mancanza d'aria che viene vissuta come soffocamento, faticando soprattutto nell'espirazione. Ma andiamo ad analizzarne il significato. Prendere e dare. Prende troppo e fisicamente ovviamente si tratta di aria e di ossigeno. Si sovraccarica e non riesce più a dare, cioè eliminare l'anidride carbonica. Quindi non ce la fa nemmeno a prendere di nuovo ossigeno e quindi si autoavvelena. Altro aspetto è l'isolamento. L'asmatico vede come pericolose le sostanze più semplici e si chiude. È legato a fenomeni di paura e rifiuto come l'allergico, tanto più che le due patologie sono spesso collegate. Pretese di dominio e piccolezza. L'asmatico utilizza i propri sintomi per dominare il mondo circostante. Gli animali infatti vengono eliminati, cioè messi fuori casa, i granelli di polvere pure. I fumatori non se ne parla. Quando arriva la massima espressione, ha gli attacchi più pericolosi, quelli che fa fatica a controllare. Anche l'aggressività è collegata e sfocia spesso in allergia. Rifiuto poi dei lati oscuri. Ama ciò che è pulito, chiaro e sterile ed evita quindi il buio, il profondo, il terreno. Vuole collocarsi in alto. L'asmatico ha paura di ciò che è vivo. Vuole amore, ma non ne dà per un senso di autodifesa. Passiamo quindi a raffreddore e affezioni influenzali. Avvengono in momenti di crisi. Crisi in questo caso è inteso come situazioni che si ripetono frequentemente, non gravi, ma per la psiche comunque importanti, per cui cerchiamo un motivo legittimo per sottrarcene. Il raffreddore ci consente di staccarci dalla situazione e di dedicarci un po' a noi stessi, anche in riferimento a stati confusionali. Abbiamo poi il collasso polmonare, l'impressione di essere prigioniero senza via di uscita. La polmonite invece è una mancanza di via di uscita dalle difficoltà della sofferenza. L'enfisema polmonare è una limitazione prolungata nel proprio bisogno di spazio. Il cancro al polmone è una paura ossessiva di morire o desiderio addirittura di morire. Sensazione di soffocamento indica autoimposizione della perfezione, mentre la claustrofobia è la perdita di capacità di controllo. L'affanno è uno sforzo per mancanza di motivazione. Quali sono invece i significati degli elementi che intervengono nel processo? Il naso rappresenta il proprio fiuto, inteso anche come intuito. La narice destra è collegata alla sfera affettiva, mentre la sinistra ha un potenziale pericolo. Si invertono nelle persone mancine. La tromba di Eustachio rappresenta l'equilibrio nell'utilizzare l'energia personale. La faringe è la comunicazione e il passaggio delle idee dall'intelletto al cuore.
La laringe invece rappresenta il sentirsi amati o rifiutati. La tiroide rappresenta l'equilibrio nell'utilizzo dei mezzi espressivi, ovvero verbale, non verbale e sessuale. I polmoni sono il nostro spazio, la libertà e la vita. I bronchi invece rappresentano la capacità di prenderci il nostro spazio e di gestirlo. Andiamo a vedere qualche piccola tecnica di respirazione e voglio fornirti appunto alcuni spunti pratici per migliorare la respirazione e renderla un po' più consapevole. Sono tecniche molto semplici, ma se ne conosci altre ti consiglio di praticarle e rendere la respirazione il più possibile consapevole, ovvero praticale in presenza di te. Per quanto riguarda la respirazione clavicolare, è una respirazione molto difficile da eseguire, anche se tanti la effettuano meccanicamente. In questo caso si sollevano le spalle in fase di inspirazione. I polmoni si dilatano insufficientemente e lo scambio gassoso è insufficiente. Quando è meccanica, indica invece un blocco del diaframma. La respirazione nasale rinforza i muscoli respiratori e migliora la circolazione. È ritmica e aiuta l'attività cerebrale. Aiuta quindi la concentrazione e l'aria, passando attraverso il naso, viene riscaldata, filtrata e disinfettata. Per quanto riguarda la respirazione addominale, si attivano le funzioni degli organi toracici e addominali: cuore, polmoni, fegato, pancreas, milza. Vengono inoltre automassaggiati l'esofago, lo stomaco, l'intestino tenue e grasso, la cistifellea e la vescica. Migliora la circolazione venosa, arteriosa e linfatica, sviluppa benefici su colonna vertebrale, pressione toraco-addominali e psiche. La respirazione addominale naturale è detta secondo corrente. L'inspirazione avviene dal naso o bocca-naso con la lingua che massaggia il palato. Inspirando si dilata l'addome cercando di dirigere respiro ed energia nel punto posto a 2-3 cm sotto l'ombelico, che è il punto di agopuntura CV6, detto Tantien. Espirando si contrae l'addome. Tra le due fasi è consigliato qualche secondo di apnea. E andiamo a vedere un po' più in dettaglio alcune tecniche di respirazione. Partiamo con la respirazione diaframmatica. Questo aiuta a rilassare il diaframma. Andiamo a vedere l'esecuzione. Stendersi a terra su un tappetino, flettere le gambe e appoggiarle al muro o su una sedia, mettere un cuscino sull'addome, mettere le mani sul cuscino e respirare regolarmente per circa 3 minuti. Passati i 3 minuti, concentrati nell'inspirare gonfiando l'addome. Espira svuotando l'addome portando indietro l'ombelico. Mantieni le spalle rilassate senza espandere il torace. Eseguilo per circa 10 minuti per 2-3 volte al giorno. È possibile eseguirla anche in piedi. Poi vi è la respirazione per favorire il risveglio. In piedi, con il corpo rilassato, i piedi paralleli divaricati alla larghezza delle anche e le ginocchia morbide. Molleggiare sulle articolazioni dei piedi, staccando i talloni da terra e tornando delicatamente giù. Ripetere il tutto per 1-2 minuti lasciando andare la respirazione come viene. Respirazione per rilassarsi. L'esecuzione può essere da seduto oppure in stazione eretta. Inspirando, sollevare lateralmente le braccia all'altezza del petto, pensando o pronunciando: i polmoni si espandono incamerando ossigeno e aria fresca. Espirando, avvicina le mani in avanti, pensando o pronunciando: elimino dal corpo tossine e negatività. Un'altra respirazione per me molto efficace è quella che è chiamata lo spirito di Aloha. Sdraiati in una posizione comoda. Estendendo il capo, inspira pensando: inspiro tutti i sì che voglio dire. Flettendo il capo, espira pensando: espiro tutti i sì che sono stato costretto a dire. Poi torna al centro e ripeti per 7 volte. Ora ripeti con il no, portando la testa verso destra, inspira pensando: inspiro tutti i no che voglio dire. Portando la testa a sinistra, espira pensando: espiro tutti i no che sono stato costretto a dire. Il tutto ripetilo per 7 volte.
E poi il respiro spazzante che deriva dallo sciamanesimo azteco. Inspira a sinistra ed espira a destra. Raccolgo l'antico che per noi occidentali sta a sinistra e lo attualizzo. Ripeto il tutto per 3 volte. Infine, la respirazione Ha, che deriva dalla tecnica di Ho'oponopono. Inspiro contando fino a 7, trattengo il respiro contando fino a 7, espiro contando fino a 7, trattengo il respiro contando fino a 7 e ripeto il tutto per 7 volte. Voglio ora parlarti di un personaggio molto particolare, Konstantin Pavlovich Buteyko. Il dottor Buteyko era un medico russo che studiò i ritmi respiratori nei pazienti. Divenne talmente attento che fu in grado di predire con precisione il momento del trapasso. Si accorse che questo momento è sempre preceduto da un aumento dell'intensità della respirazione. I disturbi respiratori sono causati da un abbassamento dei livelli di anidride carbonica nel corpo. Quando aumenta il valore, le patologie svaniscono. L'iperventilazione esaurisce le riserve di anidride carbonica. Questo abbassamento provoca contrazione nei vasi sanguigni e mancanza di ossigeno nei tessuti. In mancanza di anidride carbonica, l'ossigeno non può passare dal sangue ai tessuti. È il cosiddetto effetto Verigo-Bohr. Questi meccanismi di autodifesa vengono mal interpretati e considerati malattie, mentre è sufficiente imparare a respirare correttamente. Il metodo Buteyko è utile nelle malattie da eccesso di ventilazione. L'iperventilazione sia quando si respira più del necessario. È dannosa anche se leggera. In circa 150 patologie avviene un'iperventilazione. Asma, epilessia, ipertensione, infarto, eczema ed emorroidi. Questi sono solo alcune delle patologie conclamate. In realtà questi sono solo dei sintomi. Spesso l'iperventilazione è causata da un'errata propaganda della respirazione profonda. Cause frequenti sono infatti tecniche yoga mal insegnate, tecniche di rilassamento mal insegnate, eccesso di consumo di alimenti animali o derivati, eccesso di cibi cotti e pochi cibi crudi. Altra causa interessante è la mancanza di sport e attività fisica in generale. L'attività fisica favorisce la formazione e il rilascio di anidride carbonica dalle cellule, rendendola quindi disponibile. L'iperventilazione è data anche da un eccesso di sonno, stress, stati emotivi, fumo e ambienti caldi non areati. Come poco fa anticipato, è necessaria l'anidride carbonica per far avvenire il passaggio di ossigeno dal sangue ai tessuti. L'atmosfera è costituita del 21% di ossigeno e all'organismo ne basta il 13%, mentre di anidride carbonica ne contiene lo 0,03% e a noi ne serve il 6,5%. È necessario quindi che l'anidride carbonica sia autoprodotta e che non sia eliminata in quantità eccessiva con l'espirazione forzata. Voglio ora lasciarti con una preghiera dedicata allo Spirito. Alita su di me, Spirito di Dio, alita su di me, Spirito di Dio, riempimi di vita nuova, affinché io possa amare ciò che tu ami e fare ciò che tu faresti. Alita su di me, Spirito di Dio, fin quando il mio cuore sarà puro. Ed io vorrò seguire e fare la tua sola volontà. Alita su di me, Spirito di Dio, fin quando sarò completamente tuo, fin quando questa mia parte mortale risplenderà nel tuo fuoco divino. Alita su di me, Spirito di Dio, affinché io non debba mai morire, ma vivere con te la vita eterna, nella tua eternità.